Bene, ben trovati amici miei, oggi indosso delle vesti un po' country e come potete vedere i ferri del mestiere oggi saranno questi. Questi perché? Perché oggi prepareremo insieme la liquirizia ma partendo dalla radice, quindi dalla terra, andremo a zappare la terra, taglieremo le radici e poi andremo a fare un'infusione, estrarremo tutto il liquore, tutto il succo, quindi carico di principio attivo della liquirizia e dopodiché andremo ad ottenere le caramelle con una semplice concentrazione. Quindi oggi faremo una caramella di liquirizia partendo dalla radice. Ci troviamo nel mezzo del Tavoliere delle Puglie, in realtà siamo a 5 km dal mare circa, siamo nel mese di dicembre ed è il mese adatto per poter fare questo tipo di preparazione, perché ricordatevi che dopo la festa di Tutti i Santi, un detto antico pugliese dice a tutti sant sciuppecchiant, ovvero sia puoi ripiantare le radici che hai estirpato dalla terra e le puoi travasare in un altro posto. Quindi questo è il momento in cui la pianta sta riposando. Se fate questa operazione di raccolta della liquirizia, mi raccomando non strappate mai la radice perché è necessario lasciarne sempre integra la parte tagliata. Beh, che dirvi ragazzi, è stata una faticaccia. Oggi è stata veramente però molto soddisfacente. Come potete vedere, queste sono le radici della liquirizia. In campagna le ho raccolte grazie all'aiuto di Fabrizio che mi ha filmato. Vedete? Sono ancora fresche, sono veramente freschissime, sono bellissime. E nulla, adesso la prima cosa che faremo è metterle chiaramente a mollo e le andiamo a sciacquare della terra che hanno sulla parte esterna. Quindi dopo averle lavate cercheremo in qualche modo di sfibrarle. La cosa importante è cercare di ottenere quanto più possibile superficie di contatto, quindi acqua che cerca di sciogliere il principio attivo della liquirizia. Andiamo al lavaggio. Chiaramente il lavaggio della liquirizia è una fase molto delicata, immaginate è stata nella terra a riposare fino a pochi minuti fa. Quindi necessariamente bisognerà essere molto approfonditi nel rimuovere la terra superficiale alla radice. Bene, dopo aver sgrossato la terra presente sulla superficie della radice della liquirizia, procederemo a metterle a mollo in acqua, nonostante siano fresche, per essere certi che tutta la terra ancora residua domani andrà via con molta più facilità. Chiaramente se voi a casa avete la liquirizia secca, quindi andate presso un'erboristeria, comprate i mazzettini di liquirizia, potete fare la stessa cosa, solo che quella è secca e questa è fresca. Chiaramente questa, se volete, la potete anche mangiare, così tale qua. Quindi che fate? Andate a rimuovere la parte esterna della liquirizia e questa la potete consumare così com'è. Adesso andiamo a mettere le bacchette in acqua e quindi le lasceremo in acqua per una notte. Bene, siamo ritornati al lavoro, quindi siamo ritornati nel laboratorio e dopo aver lasciato a mollo i nostri rametti, quindi le nostre radici di liquirizia per una nottata intera, ho separato chiaramente l'acqua dell'ammollo dai bastoncini. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è un'operazione piuttosto impegnativa, cioè andare a sfibrare la liquirizia. Quindi o vi aiutate con un martello, su un tagliere, cioè dovete proprio schiacciare la liquirizia e arrivate il martello. Grazie Vincenzo. A questo punto ci sono due sistemi: o dopo aver schiacciato le radici con il martello, quindi sfibrate,
le lasciamo a mollo come ho fatto io per una notte, oppure queste radici stesse nell'acqua dell'ammollo le mettiamo a bollire, quindi estraiamo quanto più possibile il principio attivo. Bene, come avete potuto vedere, oggi gli strumenti sono stati un po' variegati, no? Abbiamo iniziato dalla zappa, poi le forbici, e poi al martello. Abbiamo fatto praticamente la rottura dei filamenti, delle fibre della liquirizia. Eccola, adesso la andremo a separare dal liquido. Innanzitutto, la prima cosa che faremo è prendere uno schiacciapatate e andremo a prendere le radici sfibrate, le andremo ad inserire dentro. Quindi la prima cosa che faremo è questa: andremo a recuperare il liquido in questo modo, facendo un po' di forza. E separeremo la radice dal liquido. Andiamo a ripetere l'operazione inserendo la radice sfibrata e l'ho schiacciata. Ok, quindi abbiamo separato la radice, che è abbastanza asciutta, più di questo a mano non si può ottenere, dal liquido, quindi dall'acqua con l'estratto di liquirizia. Non abbiamo aggiunto niente, mi raccomando, notate questa cosa. Quindi ora da questo liquido un po' marroncino otterremo, per semplice ebollizione, quindi per semplice concentrazione, andremo ad ottenere le caramelle. Beh, qui adesso le donne mi capiranno un po' più dei maschietti. Ho utilizzato una calza, un collant in nylon 40 denari, ovvero sia un po' più spessa, per poter ottenere un effetto filtrante, una prima filtrazione così, sempre meccanica, ecco, manuale. Questo ci serve per rimuovere tutte le scorie in eccesso. Beh, iniziamo adesso la vera e propria fase di cottura. Lo portiamo sul fuoco, un fuoco medio, io ho utilizzato l'induzione, e questa è una delle fasi più importanti di tutte. Bisogna schiumare praticamente il liquido, perché tutte le impurità della liquirizia residue, soprattutto quelle dovute alla terra, verranno a galla in fase di cottura. Ora, diciamo nel mio caso, grosso modo, io per concentrare questo liquido, che erano circa 6-7 litri di liquido, ci ho messo un paio di ore, quindi sono stato comunque lì a girarlo ogni tanto dopo averlo schiumato e sono arrivato a questa fase della concentrazione, che è quella quasi vicina alla fase massima. Eccolo qui, adesso siamo pronti a mettere il tutto su carta da forno e far raffreddare. Bene, siamo giunti anche oggi alla fine di questo video e come potete vedere abbiamo ottenuto un liquido, che liquido non è, molto viscoso, che in questo momento è caldo. Ragazzi, è qualcosa di fenomenale, la liquirizia pura. Beh, che dirvi, a guardarla non è molto bella, ma vi assicuro che l'effetto poi, diciamo, a mangiarla è parecchio diverso dall'occhio. È una di quelle cose che a guardarla, insomma, non corrisponde, la vista non corrisponde poi al palato. Ricordate, siamo partiti molto lontani, siamo partiti dalla campagna, dove abbiamo fatto le riprese nella raccolta della liquirizia, quindi della radice. Siamo arrivati qui, l'abbiamo martellata, quindi abbiamo ottenuto delle fibre, queste longitudinali, dei pezzettini della radice della liquirizia, poi l'abbiamo messo a mollo in acqua, abbiamo aspettato che l'estratto, quindi una nottata, che l'acqua estraesse, facesse un'azione di estrazione, poi abbiamo messo praticamente tutto il liquido ottenuto in una prima caldaia, quindi una prima
fase di bollitura, diciamo di concentrazione. Poi abbiamo passato il tutto in una padella antiaderente. Con la padella antiaderente siamo arrivati a questo, che è bruttissimo da guardare, però ragazzi vi assicuro che è eccezionale da assaggiare. Allora, che dirvi, io ho finito questa preparazione, adesso andrò comunque a lavorarla, a farla diventare un po' più gradevole anche alla vista, anche all'aspetto. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, soprattutto condividete questa bella esperienza con i vostri amici sui vostri social e che dirvi, ci vediamo alla prossima realizzazione. Ciao ciao, è stato un piacere come al solito.